Ciao, buongiorno. Oggi parliamo di Dimash o Dimash, che chiamarsi voglia. Questo cantante che ad oggi è acclamato e riconosciuto come il miglior cantante del mondo. E mi è stato chiesto di parlare di Dimash perché appunto le persone che mi seguono, che conoscono la didattica voce senza, sanno che almeno per il sottoscritto è stupido paragonare due voci o due cantanti, perché la voce è un patrimonio unico. La mia voce è unica sul pianeta, la tua voce è unica sul pianeta, non è mai esistita, non esiste e non esisterà mai una voce come la tua. Partendo da questo presupposto, quindi è stupido fare un paragone tra cantanti, è ingenuo e infantile dire il miglior cantante del mondo o il peggior cantante, o lui è più bravo di te o lui ha una più bella voce della tua. Trovo che sia stupido. Quindi, fatta questa premessa, ti parlo di Dimash perché Dimash ha qualcosa, o Dimash appunto, ha qualcosa di veramente, veramente prezioso da condividere. E lo condivido con ancora più gioia perché sono andato a vedermi le reactions, le impressioni dei vari vocal coach che mi divertono sempre molto, no? Perché sono sempre lì a etichettare, a catalogare come se potesse aiutare qualcuno. Almeno a me non aiutava che mi dicessero meccanismo 1, meccanismo 2, il falsetto, il sob, il cry, il fischio. Cioè io volevo imparare a cantare, non mi interessava la catalogazione dei vari registri, perché se io mi ero tutto incasinato, tutto incastrato, non mi serviva che mi dicessero qui devi fare M1 o M2, perché il canto, almeno per quello che io porto oggi a te, è spontaneità, è meraviglia, è magia, è emozione, è totalità, è autenticità. Quindi nessuno mette in dubbio che ci siano i vari meccanismi che funzionano, ma devono funzionare. È come se io ti spiegassi come funziona l'apparato digerente e ti dicessi adesso digerisci così, 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 così. Fidati che il tuo apparato digerente funziona da Dio, letteralmente da Dio. A te sta a capire, e questa è la filosofia didattica a voce senza, che cosa tu puoi fare per favorire tale meccanismo spontaneo e cosa tu invece è bene che non faccia per evitare di andare insomma a inficiare il medesimo meccanismo. Torniamo su Dimash. Che cosa ha di veramente prezioso questo ragazzo? Allora, faccio un'ulteriore premessa. Dimash è un ragazzo di 27, credo che a maggio ne faccia 28 anni, è kazako, figlio d'arte di due cantanti straordinari kazaki, dotato di orecchio assoluto, polistrumentista, musicista, ha studiato musica moderna, ha studiato musica classica, è un cantautore, è un musicista con la M maiuscola. Quindi partiamo già, o meglio, lui parte già straordinariamente avvantaggiato. Non sto assolutamente facendo paragoni, ma bisogna dire che per quanto riguarda il suo talento, rispetto a me, lui ha un talento, per esempio l'orecchio assoluto, che io non ho. Quindi non è che lui è più fortunato rispetto a me, lui ha il talento dell'orecchio assoluto, io ho altri talenti. Magari poi starò qui tutta la vita a chiedermi quali talenti ho, però so per certo che l'orecchio assoluto è un suo sicuro talento che l'ha sicuramente favorito in tutto quello che adesso proverò a spiegarti. Un'altra curiosità di Dimash, che lui secondo me è un baritono, e quindi quello che sentirai è una voce tendenzialmente baritonale e lo sentirai dalle note basse che fa, perché un altro bel mito da sfatare è che l'estensione non si misura verso l'alto ma verso il basso, perché il limite vero è verso il basso, oltre quale limite la corda non vibra più. Verso l'alto c'è sempre spazio e mi fa piacere portare l'esperienza di Dimash perché conferma che verso l'alto sembra non ci sia limite. Si dice anche che Dimash abbia 6 ottave d'estensione e adesso andiamo a sentirne sicuramente una grande parte. Un'altra piccola curiosità di Dimash è che lui, dopo aver registrato tutta una serie di singoli, cantati uno meglio dell'altro, ha registrato un suo primo disco nel 2019 che in soli 37 secondi è diventato disco di platino. Quindi c'è un grande amore, c'è un grande affetto, c'è una grande magia intorno a questo personaggio e andremo a capire perché. Secondo me il segreto è tutto in un punto. Il segreto di questa magia, il segreto di questo successo, il segreto di questa facilità vocale, il segreto della reazione del pubblico
Adesso non ti accenno altro, ti faccio vedere questo piccolo estratto di 2 minuti tratto da un suo concerto. Lui dopo 2 ore di concerto canta ancora così. Altro mito da sfatare. La voce si stanca? Stai cantando male. Perché se la voce è messa sul binario corretto, quello fisiologico, spontaneo, naturale della voce, tu dopo 2 ore di concerto puoi ancora cantare al massimo delle tue possibilità. Quindi non esiste il deperimento della voce lungo l'escursus del concerto. Ti faccio vedere questo piccolo estratto. Ok, può bastare così. Hai sentito che roba? Lui come fa? E adesso arriviamo al segreto di Dimash, perché appunto nei vari contributi che ho visto delle varie reaction, dei vari vocal coach, tutti sono lì a o emozionarsi, definendolo alieno, angelo eh, e fiumi di lacrime, oppure ci sono quelli che ti dicono falsetto, twang, spinge, punta. Provo a farti vedere ancora un piccolo contributo di un'Ave Maria, cantata con una semplice vocale, non ci sono parole, così togliamo un altro mito, che è la parola che genera il suono. Il suono esiste già, ancora prima della parola. Il suono esiste già, è un'intenzione, è un'emozione che manifesta il suono. Poi è chiaro che c'è la parola, si veicola l'emozione, l'intenzione in maniera più semplice, ma è l'intenzione. E ti faccio vedere questo piccolo contributo chiedendoti di non guardare la bocca, non guardare la bocca e di immaginare di vedere Dimash senza bocca, chiedendoti da dove gli esce il suono, dove è il suo suono. Osserva molto molto bene l'immagine, non farti distrarre dalla bocca, perché un altro grande mito da sfatare è che se non si apre la bocca la voce non esce. Non è vero, la voce di, la voce di Dimash uscirebbe anche senza che la bocca si aprisse come si apre. È un riflesso la bocca che si apre, non è un'esigenza per l'apertura del suono. Il suono di Dimash è già aperto. Vai a vedere dov'è. Vai a vedere dov'è. Non guardare la bocca. Gli stava uscendo un po' d'aria, gli si stava abbassando un attimo, lui ha tolto l'aria e il suono è rimasto ancora più su. Chi fa il mio percorso, per esempio, si trova questo registro, questa modalità, tutto questo spazio che è il femminile del nostro suono. Noi tutti, uomini e donne, possiamo trovare questo spazio e in quello spazio portare la nostra voce parlata per avere quello che abbiamo visto poi nel caso del concerto di prima. Lo senti anche dentro di te dove è andato il suono? Perché nell'ascolto c'è grande possibilità di scoprire dove è il suono. Quando noi ci togliamo dall'illusione che esca dalla bocca, il suono è dentro, dobbiamo tenerlo dentro. Come stavo dicendo, chi fa il mio percorso si trova questo registro, dunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 7° giorno del percorso. Da lì si comincia a dire, aspetta un attimo, andiamo a vedere. Questo lavoro del suono è fondamentale per trovare l'appoggio. Infatti Dimash è famoso anche per le sue note tenute, per l'appoggio, per la grande versatilità. Lui canta pop, rock, lirica, musical, fa di tutto di più con quella voce. Perché? La tiene là. Basta. È talmente semplice. Basta tenerla lì. Solo che per tenerla lì, ecco perché per esempio chi fa il mio percorso arriva al 7° giorno, per 6 giorni bisogna togliere il cantante di torno. Se io vado a cercare di fare, ecco perché non aiuta, secondo il mio modestissimo punto di vista, non aiuta la classificazione, la categorizzazione, la nomenclatura, allora devi fare questo per trovare quello. Questo è oltre il sob, oltre il cry, questo è proprio tutto ciò che esce, tra virgolette, perché rimane dentro, dal e nel cantante, quando il cantante non c'è,
quando il controllo non c'è. Il grande controllo che viene attribuito a Dimash è quello del rispetto di quello spazio. Lui rimane sempre in quello spazio. Infatti, hai visto che nel do finale lui stava perdendo un attimo quello spazio e ha tolto l'aria per ritrovarlo. Ha tolto l'aria per ritrovarlo. Ecco anche perché non serve prendere tanta aria per fare quel suono, per trovare quello spazio. È proprio nell'apnea, è nell'assenza di respiro che si trova quello spazio. Ti ricordo che il suo segreto è anche dentro di te, è anche dentro di me, è dentro ogni voce. Questo non vuol dire che noi dobbiamo diventare bravi come Dimash. Ti ho detto, lui ha tutta una serie di prerogative che probabilmente gli facilitano il compito. Ma grazie a quello che arriva da lui, a questa testimonianza, si può tenere tutto dentro. È da lì che io trovo il punto, lo spazio nel quale riesco a spingere, a tirare fuori tutta la mia gioia, tutta la mia voglia di urlare, dico anche, perché l'urlo non è sbagliato, ma deve essere tenuto lì, deve essere appoggiato, deve essere accolto e poi manifestato. Bene, alla prossima. Ciao ciao.